Il 9 marzo 1976, un operatore di funivia in una stazione sciistica italiana viaggiava su una gondola vuota, quando a una certa distanza notò qualcosa di preoccupante fuori dalla finestra. Dalle funi uscivano scintille, segno che qualcosa stava andando per il verso storto. Si affrettò a prendere il telefono dell'equipaggio nella gondola e a segnalare ciò che stava vedendo, senza rendersi conto che stava per assistere a uno dei peggiori disastri nella storia delle funivie. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la città italiana di Cavalese è cresciuta in dimensioni e ha sviluppato la sua industria turistica. All'interno della città ci sono numerosi siti religiosi e storici, ma non è per questi che la maggior parte delle persone visita la città. Piuttosto, Cavalese è perfettamente situata alla base della catena montuosa Lago Rai. Durante i mesi invernali, queste montagne sono ricoperte di neve. La montagna più vicina, Alpe Cermis, è particolarmente nota per le sue numerose e varie piste da sci. I turisti arrivano da tutto il mondo per l'opportunità di sciare lì e molti di loro soggiornano in hotel e rifugi a Cavalese. Dai visitatori di Cavalese è possibile accedere facilmente alle pendici superiori della montagna, salendo su una serie di funivie. Una gondola prima porta i visitatori giù nella valle, poi un'altra li porta su una stazione intermedia, dove possono cambiare su una terza funivia per salire fino alla stazione di montagna del Cermis. Da lì, una serie di impianti di risalita più piccoli porta i visitatori in cima alle varie piste. Questo sistema di funivie è stato costruito negli anni 60, mentre il turismo diveniva sempre più prominente per la città. Per molti anni ha funzionato senza incidenti, trasportando centinaia di persone ogni giorno durante la stagione invernale. Il 9 marzo 1976, intorno alle 17, il sistema della funivia era in uso quando si fermò inaspettatamente. Nella sala di controllo a metà della montagna, il lavoratore stagionale Carlo Schweitzer non sapeva cosa fare. Era nuovo del lavoro e non aveva mai affrontato questa situazione prima. La sua formazione era stata piuttosto minima. I lavoratori completamente formati e autorizzati costano significativamente di più e, quindi, la compagnia che gestiva il sistema di funivie aveva usato lavoratori non autorizzati per alcuni turni per risparmiare denaro. Schweitzer usò il telefono per contattare uno dei suoi colleghi e chiedere un consiglio. Gli fu detto che la funivia si era fermata a causa dell'attivazione di un sistema di sicurezza automatizzato, una cosa che accadeva frequentemente ogni volta che il sistema rilevava una situazione insolita. Dato che era successo molte volte prima, Schweitzer fu consigliato di riavviare la funivia. Riagganciò il telefono, usò una chiave per disabilitare il sistema di sicurezza e riavviò la funivia. Meno di un minuto dopo, Carlo Schweitzer sentì un suono assordante. Le finestre della sala di controllo si affacciavano sulla parte bassa del sistema di funivie, quindi poté guardare fuori e vedere che uno dei cavi si era spezzato. La fine del cavo rotto volò indietro verso la sala di controllo, frantumando le finestre e costringendo Schweitzer a rifugiarsi sotto un pannello di controllo. Non rimase ferito, ma l'implicazione del cavo rotto era chiara. Si era verificato un incidente catastrofico. Non lontano dalla sala di controllo, una gondola completamente carica stava avvicinandosi alla stazione più bassa quando il cavo si spezzò. Nella gondola c'era la 14enne Alessandra Piovesana, insieme a diversi amici, come parte di una gita scolastica. La gondola in cui si trovava cadde da circa 70 metri per poi schiantarsi al suolo. Più tardi descrisse l'esperienza. Stavo scendendo con due amici, Francesca e Giovanni. Eravamo davanti alla cabina, guardando Cavalese. Il viaggio sembrava normale fino a quando raggiungemmo il punto centrale, quando la cabina si fermò all'improvviso. Rimanemmo fermi per forse un minuto, poi ripartì. Qualcuno nella cabina iniziò a ridere, mentre il dondolio diventava più forte. Tutti risero come se fosse un gioco, poi ci fu un forte rumore. Capii subito che stava succedendo qualcosa di pericoloso. Mi aggrappai a Francesca, poi la cabina sobbalzò all'indietro e mi sentii sollevata, poi tirata di nuovo per le gambe. Durante la caduta non riuscivo a respirare. Gli esperti dissero che la caduta durò non più di 3 o 4 secondi. Qualcuno vide la morte corrergli incontro. Certamente quelli vicino alle finestre la videro.
Poiché le cabine della funivia sono molto panoramiche, 4 secondi sono un attimo, ma sono anche un'eternità. Pensavo di morire. Dopo l'impatto tutti sembrarono smettere di urlare e sentii solo la mia voce. Poi svenni, ma mi svegliai prima che arrivassero i soccorsi. Cercai di parlare con Francesca, ma non rispondeva. Vidi Giovanni accovacciato a terra con il viso tra le mani, piangendo. Un bambino urlava mamma. Una voce maschile diceva: «Sto tornando a Milano, vado a casa». Poi tacque per sempre. C'era anche una voce di donna: «Voglio mio figlio». E anche lei tacque. Provai a aprire la porta sul tetto della cabina. I soccorsi arrivarono poco dopo e io volevo chiamare mia madre per dirle che stavo bene. Poi fui portata all'ospedale. Anche se i ricordi di Alessandra erano principalmente della caduta, l'incidente fu più complicato. Quando la gondola colpì il suolo, il corpo leggero della gondola fu schiacciato sotto l'assemblaggio della carrozza, peggiorando il danno della caduta. Poi, fino a 1 minuto dopo la caduta, il sistema della funivia continuò a funzionare, trascinando la gondola gravemente danneggiata e i suoi occupanti lungo il suolo. Si fermò finalmente quando Carlo Schweitzer, nella sala di controllo, vide cosa stava accadendo e disattivò il sistema. I soccorritori convergevano sul sito, ma presto si resero conto che c'era poco che potessero fare. C'erano 43 persone nella gondola, di cui 42 persone morirono durante o subito dopo l'impatto, lasciando Alessandra Piovesana come unica sopravvissuta. Era stata protetta dal danno fatale almeno in parte dai corpi dei suoi amici e dei compagni di viaggio che la circondavano. Un'indagine sull'incidente fu avviata. Il guasto del cavo sorprese anche gli operatori di funivia più esperti. Il cavo d'acciaio era spesso 52 mm o poco più di 2 pollici ed era più che in grado di sostenere il peso della gondola e di tutti i suoi passeggeri in circostanze normali. Si notò che quel giorno la gondola era leggermente sovraccarica. La sua capacità operativa normale era di 40 persone, ma 43 erano state autorizzate a salire. Tuttavia, essendo molti di questi passeggeri bambini, l'operatore che caricò la gondola non considerò un rischio e infatti, sebbene fosse tecnicamente contro il protocollo, i passeggeri extra non aumentarono il peso della gondola al punto da poter rompere il cavo. Esaminando più da vicino, si scoprì che il cavo si era rotto a causa dell'attrito con un altro cavo. Oltre al cavo mobile che trasportava le gondole lungo il percorso della funivia, c'era un altro cavo fisso che correva da un pilone all'altro per fornire supporto e stabilità. Il cavo mobile era venuto in contatto con il cavo fisso. Si era sovrapposto completamente. Questo potrebbe essere accaduto a causa di una combinazione di vento, movimento dei passeggeri nella gondola e il peso leggermente aumentato della gondola in quel viaggio particolare. Quando i cavi entrarono in contatto, il sistema di sicurezza automatizzato lo rilevò e arrestò la funivia. Tuttavia, pochi minuti dopo, fu riavviato dall'operatore Carlo Schweitzer. La funivia ripartì con il sistema di sicurezza disattivato e i 2 cavi che si sfregavano l'uno contro l'altro. L'unica altra gondola nel sistema in quel momento stava salendo sulla montagna. C'era un solo passeggero a bordo, un altro operatore di funivia che si stava dirigendo verso la sala di controllo. Questa persona riportò di aver visto scintille emanare dal punto in cui i cavi si incrociavano e di aver sentito un forte rumore di sfregamento. Cercò immediatamente di usare un telefono nella sua gondola per chiamare la sala di controllo, ma sfortunatamente questo telefono non funzionava. Dopo essere stati in funzione per meno di 1 minuto con i cavi sovrapposti, il cavo mobile si ruppe a causa dell'attrito. La gondola in cui l'operatore viaggiava si fermò bruscamente, ma la sezione su cui stava viaggiando rimase intatta e non cadde. Dall'altra parte del sistema, tuttavia, il cavo crollò e una gondola completamente carica precipitò al suolo. Dall'indagine emerse che il sistema di sicurezza automatizzato era spesso disattivato. La chiave che permetteva agli operatori di disattivarlo doveva essere conservata in modo sicuro, tenuta da un supervisore o messa in un armadio di emergenza, e sarebbe dovuta essere usata molto raramente e solo da lavoratori con formazione e competenza adeguate. Tuttavia, quando fu esaminata, fu chiaro che la chiave era stata utilizzata molte volte,
tanto da essersi usurata per essere stata maneggiata così frequentemente. I lavoratori chiaramente avevano disattivato frequentemente il sistema di sicurezza automatizzato. Si scoprì anche che le impostazioni del sistema della funivia erano state modificate per far funzionare il sistema più velocemente di quanto raccomandato dal produttore. Questo era stato fatto intenzionalmente per accorciare il tempo di viaggio e ridurre le code ai due estremi del sistema. Uno dei risultati di questo aumento della velocità era che c'era più movimento nei cavi e di conseguenza più contatto tra i cavi e più frequenti attivazioni del sistema di sicurezza automatizzato. Con il sistema automatico che si attivava così frequentemente, i lavoratori avevano cominciato a considerarlo come una routine senza particolari conseguenze. Spegnere il sistema di sicurezza automatizzato era diventato lentamente una parte normale del loro lavoro, piuttosto che qualcosa che sarebbe dovuto essere raro e insolito. Tutto questo era in gran parte sconosciuto a Carlo Schweitzer, che era un impiegato postale che faceva una pausa dal suo lavoro regolare per fare un lavoro stagionale in montagna. Al momento dell'incidente era nel ruolo da poche settimane. Aveva ricevuto una formazione minima ed era senza licenza. Come parte dell'indagine, gli fu chiesto di tentare il test che avrebbe dovuto fare per diventare un operatore autorizzato, ma non fu in grado di superarlo. Dopo un processo, Carlo Schweitzer fu incarcerato per 3 anni per il suo ruolo nel disastro, ma fu rilasciato dopo 9 mesi. Altri 3 operatori di funivia e dirigenti ricevettero sentenze simili. Nei mesi successivi, il sistema della funivia fu riparato e ricostruito. Anche se l'incidente fu una fonte di grande dolore e tristezza per molti residenti di Cavalese, la città rimase dipendente dal turismo per la sua economia. Persone da tutto il mondo continuarono a visitare e a godere di tutto ciò che la città e i suoi dintorni avevano da offrire. Il disastro della funivia del 1976, tuttavia, non sarebbe stato l'ultimo. L'unica sopravvissuta all'incidente, Alessandra Piovesana, alla fine si riprese completamente. Dopo 5 anni di operazioni e riabilitazione regolare, riuscì a vivere una vita normale, divenne giornalista e a quanto pare visse felicemente fino alla sua morte per malattia nel 2009. In un'intervista del 1998 parlò brevemente di come fosse sopravvissuta all'incidente, descrivendo come, decenni dopo, ancora provasse momenti di inquietudine. Io dico che è capitato, che sono uscita viva da un disastro come capita a molte altre persone che viaggiano in auto, in nave, in aereo. Non sono affatto temeraria, sono attenta quando prendo l'auto, mi sento a disagio sugli aerei. Forse è la paura che rimane con te per sempre. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.